¿Y tú lo has probado alguna vez sobre un hombre? ¿Sobre un ser humano? Todo modo. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda. Cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Stiamo navigando il Rio Gareno, che è il rio che ci porterà dentro la riserva dei Guarani, una delle tribù più antiche e isolate di tutto l'Ecuador. Hanno accettato di accoglierci, però non è sempre stato così, perché è una tribù guerriera, è una tribù che ha sempre tenuto fuori tutti gli estranei, anzi chi cercava di entrare veniva massacrato. Questa volta non dovrebbe andare così, perché hanno accettato di accoglierci nel loro villaggio e non vedo l'ora di vedere come vivono. E arrivati al villaggio, veniamo accolti da un gruppo di donne vestite con gli abiti tradizionali, che attorno al loro fuoco sacro ballano e cantano per iniziare una cerimonia molto speciale. Allora, mi hanno spiegato cosa sta per succedere adesso. Mi stanno per porgere una ciotolina di ciccia, che è praticamente la loro bevanda prelibata, che è una bevanda fermentata. Perché è fermentata? Perché viene masticata dalle donne, è la yucca masticata dalle donne che fermenta e diventa alcolica. Ed è nella cerimonia di invito, di introduzione al villaggio, la devi bere senza fare nessuna smorfia. È sia un invito a entrare nel villaggio, ma anche importante che tu faccia vedere che ti piace. È la prima prova per entrare nel villaggio. Ecco, bene. Grazie. È molto forte, molto acida, ma non posso fare nessunissima smorfia perché stanno aspettando soltanto questo per giudicarmi. Aspetta che hanno acceso il fuoco e me la devo finire tutta. Vedi? È bianchina e quindi in poche parole è yucca masticata e con la saliva fermenta. Quindi praticamente tutte queste signore hanno masticato la yucca e hanno preparato per me questa ciccia, si chiama ciccia. Grazie. Te la devi bere pure tu, carissimo. No, zio. Sì. Sì. Non credo. Cioè, faccio finta. No, non faccio finta però. Ti stanno guardando tutti. Non devi fare smorfie. Prego, aiuto. Voglio vedere come dormiamo stasera, nella capanna. Questa regge, la nostra non lo so. Mi piacerebbe raccontarvi che avevo tutto sotto controllo durante la cerimonia, ma mentirei. Credo che mi abbiano anche fatto sposare per finta con una delle ragazze della tribù e sembrava proprio che questa scena buffa le divertisse moltissimo. Ma devo ammettere che anch'io mi stavo divertendo. Anzi, non avevo capito che la ciccia è così fermentata che diventa alcolica e non potendo rifiutare di berla, alla fine della serata eravamo tutti ubriachi. Ano mai? Dorani. Questa è ciucula ed è la colazione dei guerrieri Guarani.
Oggi devo andare a cacciare insieme a loro e quindi me l'hanno data anche a me. Ed è praticamente platano schiacciato nell'acqua calda dalle donne del villaggio e mangiato per avere l'energia per tutta la giornata per cacciare con forza. Soltanto mi hanno detto che se me lo mangio lentamente è un cattivo presagio e non cacceremo nulla. E già ci sto mettendo il doppio degli altri, quindi non so se andrà bene oggi. I Waorani vivono e quindi cacciano nella riserva biologica del Parco Nazionale Yasuni. Quest'area è letteralmente un paradiso terrestre, uno degli ultimi santuari della biodiversità del pianeta. Pensate che prima di venire a contatto con altre culture, loro credevano che il mondo intero fosse una foresta. Stiamo andando a cacciare. I ragazzi stanno cercando scimmie e dei maialini selvatici che hanno loro nella foresta amazzonica. Il ragazzo davanti a me ha una lancia, mentre lui ha una cerbottana che può arrivare anche fino a 50 metri di distanza. Praticamente avvelenano la punta per poi stordire l'animale e finirlo una volta che l'hanno raccolto. Per loro andare a cacciare non è uccidere un altro animale e cibarsi, ma ha un significato molto più sacro, molto più profondo. Loro credono che in ogni animale ci sia uno spirito sacro che loro devono rispettare e quindi è come una raccolta di un cibo che la natura gli offre. Ci stiamo addentrando sempre di più nella foresta perché per incontrare le scimmie ragno dobbiamo andare veramente nel cuore della foresta. Guardate che cavolo di albero, questo è un albero sacro per loro, è enorme. ¿Y vosotros venís a rezar aquí? Sí, nosotros siempre venimos pensando cómo tener familia y cómo tener más fuerza sin enfermedades. La maggior parte dei Waorani crede che non ci sia un confine tra il mondo fisico e il mondo spirituale. Per loro ogni elemento naturale è sacro e animato da uno spirito divino che viene venerato e celebrato. La foresta si fa fitta, impervia e chiaramente gli animali selvatici potrebbero anche essere nostri nemici, però cerco di pensare che sono in buone mani, sono armati ragazzi. ¿Y aquí qué animal es peligroso, sabes? Y aquí solo peligroso, tenemos miedo, es serpiente y puedo caer en camino. Y aquí más peligroso también es tigre. Tigre puede atacar o puede perder una persona que se va a cacería. Y mientras que no regrese tarde, tiene que ir a buscar. Entonces puede ser que hayan tigres que nos están mirando ahora. Uh-huh. Sí. Porque sí, puede estar viendo y nosotros no podemos ver a ellos. No. Ma dov'è che ti è entrata? Sono andato. Porca miseria. Forse questo è uno degli episodi più difficili che abbiamo fatto insieme, no Nick? Sicuramente. E anche l'altro? L'ho già svuotato però. Guarda come se la ride la signora. Comunque, stavo pensando, meno male che sto utilizzando NordVPN che mi protegge nel luogo più isolato al mondo dove non c'è internet neanche a 500 km di distanza, ma NordVPN protegge la mia navigazione online. Questo è importantissimo. E quando non sono nella foresta uso sempre NordVPN perché ci sono altre persone che vanno a caccia ma dei miei dati. Tenendo attivo NordVPN quando sono online sono sicuro che il mio indirizzo IP sia nascosto. E quindi la mia navigazione privata è al riparo da siti pericolosi e malware grazie alla Future Threat Protection. Vi lascio, non ridere, vi lascio
In descrizione il link per avere uno sconto e provare NordVPN. Così anche quando voi siete nella giungla con i guarani a cacciare siete protetti. Guardate la differenza tra il fiatone che abbiamo io e Nick e loro. Freschissimi. C'è un'umidità che non si respira, mentre invece i ragazzi sono freschi e credo che io è meglio che non devo parlare perché credo che stanno cercando di sentire gli animali. Ba quất, rồi mẹ ba quay, ui này, ba. Ho trovato qualcosa. Quieras direccionar, lo tienes que poner así. Hasta dónde? ¿Todo? Sí, todo bien. Ahí. Más o menos. Es para soplar así. En alto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede ir, flecha y puede regresar otra vez. ¿Y a ti te ha pasado? Sí, ¿Sí? sí me pasó aquí, digo. Me cogió la flecha. ¡Trac! Casi me quedé. Parece que era duro. Y casi me desmayé. Tenía veneno. Y de ahí, por eso a veces sube y no tienen que mirar arriba. Tienen que estar allá hasta que cae flecha. Y de repente si tú ves, o de repente que viene sin control, se va, puede dañar ojo. Han pasado aquí algunos. Han pasado aquí. Por eso la gente, los antiguos, algunos están solos, un solo ojo. Por aquí. Wow. È pesantissimo. Más o menos, ¿sí? Puede matar cualquier animal, un tigre. Tigre, jaguar, todo humano, todo. ¿Y tú lo has probado alguna vez sobre Sí. un hombre? ¿Sobre un ser humano? Sí, Sí. ¿Por qué? por la venganza. Ah, Así mismo. pero era otro guarani. Sí, otro trigo. Si tú coges lanza, se apunta a una persona, entonces la persona se queda desmayada. Un solo lanza, se cae. Y otro lanza para otra persona, otro lanza para otra persona. Pero tú no tienes miedo de morir. No, Que otra persona venga y quiera tomar venganza. tiene que estar siempre alerta. No tienen que estar, como digo, no tienen que estar cerca de mujeres, no, nada. Tú cuando haces venganza, tú haces las cosas, tú tienes que estar alerta. Siempre tienes que tener lanza in su mano. Mi aspettavo una risposta del genere, perché sapevo che tra i diversi gruppi guarani spesso ci sono degli scontri violenti e alcune volte anche mortali. Todo comienza mi abuelo. La guerra. Sierra, dice. Tu abuelo comenzó la guerra. Sí, guerreros mi abuelo. Ya, gritando nomás. Marido, ¿qué pasó? Ya mataron, ¿quién diría? Ya. Caer, uno morir. Otro no matar. Mi primo nomás ya mataron. Mi tío ya está muriendo. Yo llorar. Mi papá ya está telar en la tierra. Todo muerto. Niente, dobbiamo andarcene velocemente perché sta per venire un diluvio pazzesco. Purtroppo non abbiamo cacciato nulla e quindi stasera ci sarà ben poco da mangiare. Però è stato affascinante vedere come vivono, come comunicano con la natura. Conoscono tutte le piante, sanno riconoscere i rumori, i suoni degli animali. Bellissimo. Non è andata proprio come immaginavamo, ma inaspettatamente mi invitano a fare un bagno con loro in un fiume sacro. Ho avuto momenti imbarazzanti nella mia vita, questo è uno di quelli, sicuramente. È un grande onore per me e mi sento stranamente a mio agio con loro, quasi come se avessi sempre sognato di trovarmi in questa situazione. Sono curiosi della mia vita e io della loro.
Gli racconto com'è vivere in Italia, ma poi gli chiedo se loro sono felici di essersi aperti al mondo. La loro risposta è agrodolce, perché da un lato si sentono arricchiti dalla scoperta di nuove culture, dall'altro però sono arrabbiati e abbattuti per via delle compagnie petrolifere e dei cercatori d'oro che stanno distruggendo la loro foresta, la loro casa. E starei ora ad ascoltare le loro storie, ma poi scopro qualcosa che mi fa venire voglia di uscire subito dall'acqua. Però en el agua hay serpientes. Sí, serpientes sin veneno. ¿Sí? Pone. Mi rio pone. Llover pone. Sta piovendo. E te tornano tu de Ecco. Tebu. De Tebu, i tuoni. Sta piovendo di nuovo. Infatti qui me l'avevano detto che era la regione che ha 2 stagioni. O piove o diluvia. Una delle due. Per adesso sta piovendo. Ok, rettifico. Sta diluviando adesso. Lloverá todo el día. Porque así no, ya no podemos cazar. No, tengo una curiosidad. ¿Vosotros oléis un odor diferente de nosotros? Sí, Sí. ¿Qué olor? una persona que pasa, contacto verde. Ah, porque hay, no sé, perfume, Sí, algo claro. químico. Yo no utilicé nada de químico durante 3 días para no oler raro para vosotros, pero no creo che funzionò. Intanto io continuo a essere scortato da Okenieni, che è una meravigliosa donna, un'anziana del villaggio, però adesso sto tornando per incontrare il saggio del villaggio, la persona più importante della tribù dei Guarani. Questo è il momento forse più importante di questa avventura, perché siamo stati accettati e convocati dal saggio del villaggio, che si chiama Kiwa, e la prova che lui sia proprio la guida di questo villaggio è data dagli orecchini che ha nei lobi. Quelli sono orecchini che ha soltanto il capo del villaggio, quindi è un grandissimo onore essere qui al suo cospetto. ¿Verdad? Sí, Ha soñado. ya, ya. Wow. Ya. Iban a llegar ustedes. Ahora me pueden ir. ¿Cómo ustedes en el Cuando visitaban así a los ancianos de diferentes lugares que venían, dice que antiguamente mataban, dice. ¿Por qué? Porque no le gustaba que vinieran a visitar. Cuando regresaron de nuevo, ya le mataron. Y me diga, Para él, cerca, dice. ¿qué tal ya, güey? ¿Qué tal? mi sa che piove. ¿Qué tal? ¿Qué tal ya, güey? ¿Qué tal? ¿Usted vio una diferencia entre cuando aquí no había nadie, estabais incontactados, y cuando llegaron las compañías petrolíferas? Lo voy a poner como le digo, ¿no? Bueno, el niño que era un niño, niño que era mío, toma ahí para el lado, toma, me queda muy bien, Para un guaraní, ¿qué quiere decir ser feliz? ¿Cómo voy a poner de que me va? Ahora ya, para poner, ya, pumba, como le digo, estaba un poquito. Siempre dice que él Yo ponerla, poner grata, ya va. Wakemi. Ok, Wakemi. Wakemi. este ok, ya. Sí, gracias. Ya, Wakemi. ok. I Waorani sono sempre stati guerrieri. Da tempi lontanissimi, fin da bambini vengono istruiti a proteggere il loro territorio, continuando la lotta millenaria dei loro avi per difendere la foresta. Purtroppo però le risorse di questa terra sono bramate da tanti, pronti a distruggere e saccheggiarla senza scrupoli. Osservando i Waorani muoversi nella foresta, ho visto una totale simbiosi con essa, al contrario della nostra civiltà che sfrutta le risorse naturali senza pensare al futuro. Questa tribù si è adattata perfettamente al luogo in cui vive, alle leggi della natura e al pensiero che la sua stessa esistenza è parte di essa. È affascinante pensare che se non li disturbassimo potrebbero sopravvivere per altri 20.000 anni senza alcun impatto sul pianeta, perché loro non tolgono nulla alla Terra, ne fanno semplicemente parte.
lasciando questo paradiso terrestre, mi domando, e se i Waorani, come tante tribù indigene nel mondo che ancora vivono in totale armonia con la natura, avessero già le risposte per aiutarci a capire come evitare di autoestinguerci?